Buongiorno equipaggio, bentornati a bordo, bentornati in Marocco e bentornati anche a Tata. Siamo qui in questo campeggio che è deserto in questo momento. Gli unici occupanti che c'erano sono andati via tutti prestissimo, ma la giornata è veramente spettacolare. Qua d'altronde tutta l'influenza dell'oceano comincia a mancare, non c'è più, e quindi in realtà anche tutti questi nuvoloni di vapore acqueo che contengono anche tanta salsedine non ci sono, ma abbiamo un cielo azzurrissimo. Quella lì è la moschea e si vedono anche molto bene gli altoparlanti che usa il muezzin per chiamare alla preghiera, e devo dire averlo così vicino, insomma, dato che la prima preghiera è veramente ancora notte fonda quasi, può essere una bella esperienza. Ma guardate che belle che sono queste palme. D'altronde Tata è famosa per la sua oasi, per i suoi palmeti, ed effettivamente sono meravigliosi, si attraversano per raggiungere questo posto, e devo dire che sono veramente delle palme meravigliose che certamente producono anche tanti datteri. Devo dire che questo è un bel campeggio, un po' come quelli che abbiamo visitato finora qua in Marocco. Sempre molto tranquillo, anche gli ospiti sono generalmente sempre molto tranquilli. Anche questa deve essere una buona base d'appoggio magari per fare un po' di rifornimento prima di magari di passare qualche giorno nel deserto, che è un po' quello che vogliamo fare anche noi adesso nei prossimi giorni. Credo proprio che oggi lasceremo Tata, non abbiamo ancora fatto programmi, li faremo durante la colazione come sempre, però questa potrebbe essere più o meno l'idea. Abbiamo percorso diverse volte le piste che sono un po' più a sud rispetto a dove siamo in questo momento, molto vicino al confine, e da sempre proprio in questa zona sud di Tata ci sono sempre un po' di difficoltà a passare, perché è una zona militare spesso controllata per diverse attività. C'entra sempre un po' la vicinanza con l'Algeria, dobbiamo dire, e quindi a volte si può passare, a volte no. Ci è capitato anche una volta che ci hanno rimbalzato, ci hanno fatto uscire dalla pista per poi riprenderla un po' più a sud, dato che venivamo dal nord. Prepariamoci alla partenza, rimuoviamo la nostra antenna e via. Devo sempre ricordarmi bene di staccare la corrente prima di toglierla, perché non gli fa assolutamente bene staccarla quando è alimentata. Questo anche col cavo originale, non solo con questo modificato. La cosa ideale sarebbe avere tipo un LED qui. Ci vorrebbe qualcosa da infilare in mezzo all'Ethernet, però questa roba non ha assolutamente robe infilate in mezzo, quindi non è così semplice. Devo sistemare un po' di cose, perché ieri alla fine ho tirato fuori un po' delle robe per fare dei controlli, e ora sistemo tutto, poi si parte. Metto via il mio sgabellozzo. Devo dire che sono veramente contento di questo sgabellozzo. È un po' più pesante rispetto a quelli di plastica, ma è de ferro e quindi forse durerà di più. Credo che lo andrò a piazzare lì, ma mi serve tipo un supportino, un appoggio, qualcosa che devo andare a fare certamente. Sono veramente bellissime tutte queste palme. Sono andato a pagare il campeggio, questo è costato 5 euro e non è assolutamente male. Bene, in questo momento ci troviamo a Tata e come vedete siamo veramente poco distanti dal confine con l'Algeria. Saranno una cinquantina di chilometri in linea d'aria, non di più. Quello che vogliamo fare adesso è infilarci nel deserto, cercando di bypassare quella stazione militare che sappiamo esistere, perché ci siamo passati diverse volte. La bypasseremo, cosa che abbiamo già fatto altre volte, e ci infileremo un po' nel deserto. Credo che andremo ad esplorare forse un pezzo di deserto ad ovest del lago Iriki che non abbiamo mai visto, e potrebbe essere interessante. Il lago di Iriki in questo momento non sappiamo quali possono essere le condizioni, perché è un lago normalmente asciutto, ma che nelle stagioni di pioggia si allaga, anzi di fatto hanno anche creato un parco per cercare di riportare l'acqua lì in qualche modo, perché una volta, prima che ci fosse la diga di Ouarzazate, in realtà lì l'acqua c'era,
tanti anni fa. Adesso, quando piove tanto, può essere molto problematico. Noi nostri amici pochi giorni fa sono rimasti bloccati lì, quindi non credo che riusciremo a fare i percorsi che abbiamo fatto altre volte, perché c'è il rischio che sia bagnato. Dobbiamo salutare anche il campeggio di Tata, siamo stati molto bene, grazie Tata. Ciao Moschea, che ci hai svegliato a tutte le ore. Questa mattina c'è più vita a Tata, la festa è finita, si torna alla vita quotidiana. Sono proprio belli i colori di queste città, tutto dipinto di rosa. Ma ci fermiamo subito, perché quando si va nel deserto si va sempre diesel. Facciamo un po' di dieselozzo. Ça va bien? Ah, c'est mon chaîne YouTube. Ah, merci. Tu dois inscrire à la chaîne de YouTube. Par les vidéos. Steps over. S'abonner. Parfait. Tu dois voir toutes les vidéos. C'est ça ton abonné. Wow! Tu es très fameux. È un TikToker, c'ha 200.000 iscritti su TikTok. Come s'appelle tuo chaîne di TikTok? Hussein 8. Ok. Iscrivetevi al suo canale TikTok, andate a vedere i suoi video. E qui ragazzi il classico cartello che ti dice attenzione, per 17 km qua può attraversare dall'Asino alla Mucca al... Fretta e l'ultimo è... Forse poteva essere il dromedario. Stiamo raggiungendo l'imbocco della pista che vogliamo percorrere e ora stiamo costeggiando questo corso di fiume veramente incredibile, perché ci sono un sacco di oasi, ma c'è anche tutto un tormento di sabbia, di territorio eroso proprio dal passaggio dell'acqua. Guardate che bello, uno spettacolo. Certamente un territorio abbastanza sfruttato, ogni tanto si vedono dei bacini per la raccolta dell'acqua e anche dei pozzi naturalmente. Di là c'è un villaggio che è costruito proprio sul crinale di questo canyon, con la moschea che è proprio lì in punta. Questa è la cittadina di Tissint ed è poco più avanti che dovrebbe esserci l'imbocco della nostra pista. Bene, ci siamo quasi, dovremmo trovare una pista proprio qui alla fine di questa altura. Eccoci qua ragazzi, la pista esiste, è questa qua. Noi dobbiamo andare dritto di là, dopodiché girare orientandoci verso Mamid. Ma ci sono anche i dromedari. Qui c'è anche un cartello che ci dice che appunto qua c'è anche la zona militare, lo sappiamo, è sempre stato così. Ci saranno anche probabilmente dei posti di controllo dove normalmente ti lasciano passare, fatta eccezione per quelli che ci sono a sud di Tata. Generalmente noi ci prepariamo le fiche prestampate con tutti i nostri documenti e tutto, ma sto giro non l'abbiamo ancora fatte, quindi vabbè, eventualmente ci dovremo fermare e allungare un po' tutta la procedura, dobbiamo stampare. Che nel frattempo si stanno anche avvicinando. Sgonfio un pochino le ruote per avere una guida un po' più confortevole qua. Regolo
la pressione, tengo in considerazione anche il fatto che le gomme sono calde, quindi certamente alzata per il calore. Metto 5 bar, però magari lo fermo un po' prima. Apro tutto, inizia lo sgonfiaggio. Dovete sapere che forse la curiosità è che ci andremo a collegare con una pista che abbiamo fatto diverse volte, che era stata fatta per una Parigi-Dakar a metà degli anni 80. È una pista molto vecchia che comunque viene mantenuta ed era stata fatta apposta per i rally. Va bene, credo che possa bastare proprio appunto perché anche le gomme sono calde, quindi chiudo lo scarico. Allacciamo le cinture e via. Allora siamo pronti, andiamo a salutare i militari, va? Sono bellissime ste balise, guarda qua. Quando ti fermi arriva tutta la sabbia. Bisogna mai fermarsi. Questa pista è privilegiata dai dromedari. Ogni tanto ritrovi una gomma o una balise, come è giusto chiamarla, e quindi ti rendi conto che stai andando dalla parte giusta. Il giusto è sempre relativo, però vuol dire che va bene, in qualche modo va bene. La pista nel frattempo varia tanto, si attraversano dei punti un po' più pietrosi, dopodiché si ritorna su una parte un po' più sabbiosa che piace ai dromedari. E qui stiamo costeggiando il letto di un fiume, infatti vediamo che ci sono un po' di acacie che cercano di rubare un po' di acqua sottoterra. Questo, guardando la mappa e guardando le balise che ci sono, è un vero e proprio bivio. So che magari non si capisce immediatamente, ma lo è. Infatti quella pista va molto più a destra, noi dobbiamo andare più che altro in quella direzione, seguire queste balise un po' più evidenti. Questa atmosfera non si riesce a rendersi conto della distanza che stiamo percorrendo, perché là in fondo si perde tutto, come se fosse un miraggio, ma in realtà è il sole che si rinfrange contro la sabbia e crea questa nebbiolina. Questo è ipoteticamente un altro bivio, ci sono balise qua davanti e anche di qua. Tu che dici? Cioè la nostra pista gira un po' a sinistra, quindi non so, o questa prosegue e poi va a sinistra, o se no dobbiamo girare a destra. La direzione sembra quella giusta, qua c'è un cartello. Piste rally, controllo militare. Z1. Ok, siamo sulla pista giusta. Una volta questi cartelli così belli però non c'erano, Va bene, questa è la pista rally, ragazzi. Qua bisogna tenersi. La caccia c'è un po' scrontecciato. E adesso il fiume, quindi con la sabbia.
bisognerebbe togliere l'horizonte level della GoPro. Fammi capire bene, è vero, perché qua c'è stato un bello shakeramento, ma mi sa che la GoPro ha attenuato il tutto. Adesso dobbiamo attraversare quest'ultimo pezzettino un po' roccioso e andare là dove c'è quel casottino rosa che sicuramente è un controllo dei militari. Non a caso sono messi qui, perché vedete come si è stretta la valle. In realtà questo è un passaggio quasi obbligato se vuoi andare in quella direzione, non lo puoi evitare, cioè, non è che ti puoi inventare una pista poi pezzi alle pietre, distruggi tutto. Posto di controllo militare. Qui abbiamo veramente un po' di pietre. Oh, e questa è una gomma XZL, direi dovrebbe essere di un Unimog, data la dimensione, un cambio un po' più piccolo del nostro. Piano! E qua sì, tieni. Qua distruggiamo tutto. Sì. Cioè, per capire, cioè, vi faccio vedere i nostri appendini. Qui andiamo piano, qui andiamo piano. Posta de control militaire. Ci stanno aspettando. Ma la cosa bella di questi posti, o particolare, è che loro già ci avranno visto chissà da quanto, perché poi ci sono altre basi di controllo dove non si passa, ti guardano dall'alto. Ecco, siamo quasi arrivati, sono già usciti. Ci stanno aspettando, di solito sono sempre gentilissimi. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci. Oui, j'ai un photocopie, vous voulez? Ci ha chiesto da dove arriviamo e da dove andiamo. Se avessimo avuto le fiche avremmo voluto scrivere subito. Comunque loro registrano, hanno proprio tipo un libro dove scrivono tutte le persone che sono passate. È una forma, se vogliamo, anche di sicurezza tua. Loro lo fanno per controllo, però anche di sicurezza tua, perché se poi dall'altra parte non esci, dopo un po' di giorni dicono ma questi dove sono finiti. Noi di posti di controllo come questi ne abbiamo visti tanti e dovete sapere che noi abbiamo visto 2 militari, certamente ce ne sono anche altri, ma ce ne sono alcuni, generalmente uno, poi dipende magari dal posto, che sono dentro una specie di mini bunker, tu non lo vedrai mai, è nascosto ed è l'ultimo preposto al controllo, qualora succedesse qualcosa, non è il nostro caso, quello salta fuori da un posto che è nascosto. È una cosa abbastanza particolare di questi posti di controllo, cioè poi non so, magari sono sempre tutti così, ma di questo l'avevamo già notato in passato. E via, adesso tra un po' ci fermiamo per pranzo, vero? Sì, si è fatta una certa. Ci allontaniamo un pochino dal posto militare, magari dietro questa collinetta vedo un po' di bianco, perché è il sale che emerge dell'acqua che evapora. Ci fermeremo da quelle parti. Qua c'è un po' di sconquassamento del terreno. Abbiamo trovato il nostro posticino per il pranzo a fianco a questa pianta. Là in fondo c'è una costruzione con i simboli del battaglione, non so, militare. Quello era probabilmente un vecchio posto militare, non è più utilizzato, poi adesso si sono spostati in quello che abbiamo attraversato adesso. Siamo qui anche per testare tutte le modifiche che abbiamo fatto e si è rotta una cosa, qualcosa si deve rompere perché non è possibile. Queste fascette che avevo fatto, una si è rotta, è troppo debole probabilmente, quindi va certamente fatta con qualcosa di più spesso. Fortunatamente quelle che ho fatto là dietro le avevo fatte con dell'inox, c'era un'altra di sicurezza, quindi non è successo niente, però intanto va fatto qualcosa per evitare che si rompa di più.
Intanto smonto la fascia. C'è un po' di vento, faccio un po' fatica a parlare davanti alla videocamera. Non sono per nulla stupito di questo problema. Io veramente mi aspettavo che succedesse qualcosa, anzi è meglio accorgersene qua, che comunque si risolvono facilmente queste cose, piuttosto che in luoghi un po' più complicati. Adesso quello che voglio fare è smontare la fascia e vedere se riesco intanto ad accrocchiarla un po', proprio alla Marrakesh Express, per tenere su tutto. A Zagora, dove sono abili in queste cose, magari farò fare una fascia più spessa. Questa effettivamente, anche guardando, era troppo sottile. Oggi non farò un pranzo marocchino, ma un pranzo molto italiano. Pasta con aglio, olio e peperoncino. Guardate qua. Spaghetti. Faccio una piccola aggiunta golosa al mio sughetto. Un pochino di pasta d'acciughe che dà sapore, quel tocco che basta. E nel frattempo bisogna anche fare una pausa, bisogna anche mangiare. Cosa hai preparato? Aglio, olio e peperoncino modificato. E come l'hai modificata? Cosa ci hai messo? Ma mescola un po'. Non capisco cosa c'è dentro. C'è il pangrattato? No, No. è l'impasto che ci hanno regalato dell'arrabbiata. Aglio, olio e peperoncino arrabbiato. E tu sei tutto sporco. Lo so, è così, se le deserte. Certo che 2 spaghi nel deserto mentre ripari la marmita è sempre un fascino unico. C'è sempre qualcosa da riparare nel deserto. E ti ricordo che la prima cosa che abbiamo riparato, non tanto lontano da qua, La marmita. la propria marmita. Va bene, torno fuori che tra l'altro c'è un bel po' di vento. Sì. Si sta bene fuori, perché comunque il sole picchia, però questo vento ti rinfresca. Però, insomma, per lavorare, vabbè, se le deserte non è che puoi pretendere, è così, è così. Questi sono, vedete, qui avevamo fatto tante pieghe insieme al fabbro per trovare la misura giusta per stringere. In realtà probabilmente si è anche indebolita, comunque già era effettivamente troppo sottile. Mentre Lucia abbozza un caffè e prepara il rinforzino dolce solo a pranzo, rinforzino dolce solo a pranzo, io intanto irrobustisco questa fascia che ho modificato con dei rinforzi angolari. E certo che con una morsa sarebbe stato più facile. Questa è proprio una riparazione all'africana. Provo, già che ci sono, modifico un po' anche l'altra. Bene ragazzi, ho accrocchiato, c'è veramente molto vento, si fa fatica a lavorare. Volevo provare a modificare anche quello anteriore che non era ancora rotto, non ho fatto un gran lavoro. Questo è il meglio che sono riuscito a fare per rinforzare l'angolo, che era la parte forse un po' più debole. Prossima cittadina terremo d'occhio, lo sistemiamo, insomma. Adesso muoversi non si muove. Salutiamo il nostro angolo pranzo riparazione e proseguiamo. Comunque lo sapevamo, qua non è passato assolutamente nessuno e nessuno incontreremo per i prossimi 150 km più o meno. Questi posti sono molto insidiosi perché potrebbe essere umido sotto
e non te ne accorgi e ci rimani impantanato. Feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done. Di là non si può andare, qua il confine è veramente vicino e infatti là in fondo si scorgono degli edifici certamente militari. E qua l'ho detto, ti sembra di essere solo ma qua non lo sei, tutta questa zona non lo sei mai. Là ci sono delle costruzioni. What if I said I'm sorry? What if I Siamo usciti dal lago color ocra e adesso entriamo in una distesa pietrosa con queste pietre piattissime e nere. Guarda questa parte con tutti questi ciuffi d'erba. But I hope that you give me one chance to make you mine. When I close my eyes, you know that you're the only thing I see, and it makes me cry to think that you are no longer with me. La pista si fa un po' più tortuosa, la valle si è stretta, dobbiamo attraversare queste alture che sono qua davanti a noi, quindi guardate che percorso, bellissimo. But I hope that you give me one more chance to make you mine. Qui stiamo attraversando un'altra zona che probabilmente in alcuni periodi si bagna e diventa fangosa perché alcune tracce fuori sono come sprofondate. Adesso noi vediamo tutto più asciutto, mi sembra tutto duro, però qua può anche bagnarsi evidentemente in alcune zone. E qui adesso siamo nuovamente tornati su Marte. Guardate qua, pietrazze. Dopodiché ci troviamo su questa superficie che sembra quasi sale, calcare. E da lontano sembra soffice, ma è durissima. Scollinamento, salita e poi si scende dall'altra parte. Vedo un po' di montagna qua, se ci sarà di là. La cosa bella è che ci si apre un panorama completamente diverso ogni volta e quindi c'è la sorpresa, ma qui dobbiamo salire. Qua si fa interessante, un po' di pietre. E la sorpresa è stato un altipiano bello roccioso, sembra veramente che le rocce tutte stondate siano piovute dal cielo. Laggiù c'è una specie di canyon e credo che adesso in qualche modo lo dovremo attraversare, perché vedo la pista che fa una specie di tornante. Sì, dobbiamo riscendere. Adesso si scende, ragazzi, e qua la discesa a volte può fare paura. Bisogna andare laggiù in fondo. Oddio, guardate, cioè, queste pietre sembrano palloni da calcio. Oh, mamma mia.
pietre e poi la sabbia. Ce n'è per tutti i gusti. Il sole, ragazzi, si sta abbassando. Di notte non si viaggia, anche perché qui sarebbe inutile, ti perdi il bello non vedendo niente, non avrebbe proprio senso. Quindi adesso troviamo un angolino, vediamo se c'è spazio. Luci, c'è spazio? Direi che non manca il spazio. Ci fermiamo per la notte. Direi che in questa altura c'è un bellissimo panorama e quindi noi ci fermiamo qua, proprio qua, così, bam, accanto alla balise, non dentro. E guardate là, che panorama. Posteriore di Valentino è bagno de polvere, un bagno de sabbia. Mi sto preparando per fare uno Star Trail questa notte. Non ho idea di cosa verrà fuori. C'è un po' di vento, ma noi stiamo già facendo l'aperitivo. Che cos'è questo? Ma sono dolci? Ah, io no, io vado di salato. Sono le mandorle. Un pezzettino di parmigiano. Tu sei per il dolce. Ah.